Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata, buongiorno. Oggi vediamo questi auricolari True Wireless Realme. È il nuovo modello Realme Buds Air 3. Auricolari Bluetooth 5.2 True Wireless multipoint, attenzione, quindi si collegano a due dispositivi contemporaneamente. Un driver da 10 mm con diaframma LCP, supporto AC ed SBC. Hanno la cancellazione attiva del rumore fino a 42 decibel con trasparenza, una ottima app di supporto, la Realme Link che abbiamo visto altre volte, e la possibilità di equalizzare, la possibilità di eseguire un test di aderenza dei gommini. Sono in ear a bastoncino, tecnologia per la riduzione dei rumori e l'ottimizzazione delle prestazioni del microfono in chiamata. Hanno la possibilità di andare a personalizzare il suono in base a quelle che sono le frequenze che effettivamente tu riesci a sentire, e anche differenziando tra orecchio destro e orecchio sinistro, perché non sempre le due orecchie sentono allo stesso modo, è proprio una questione naturale, ok? Una batteria che dura 5 ore e mezza con NC, 7 ore senza NC, oppure la custodia porta la durata a circa 30 ore senza NC con ricarica rapida parziale, 10 minuti ti dà un'ora e mezza di play. Hanno i sensori di indossabilità e soprattutto vengono venduti a circa 60 euro, che per un articolo insomma così ricco di funzioni non è niente male. Bisogna andare a vedere come vanno. Il design è quello classico, si ispira alle forme delle AirPods Pro e tutti i modelli poi a seguire, non si discosta molto dal modello 2. Vediamole più da vicino, cominciamo con l'unboxing. Buona visione! Dunque in confezione cavetto giallo a brand Realme, USB-A Type-C, un po' di manualistica anche in italiano, il QR per andare a scaricare la app, due diverse coppie di gommini in silicone morbido, L ed S, M sono già montate sulle Realme Buds Air 3 che adesso andiamo a vedere più da vicino. Le dimensioni: hanno la forma di un sasso, molto arrotondata, 65 mm, 48 mm, 25 mm. Bello sopra perché la scritta Realme è posta dietro una parte in policarbonato trasparente. C'è il sensore effetto Hall, la chiusura è magnetica, LED frontale, verde o bianco, indica lo stato di carica della custodia e degli auricolari quando apri, e naturalmente la modalità di pairing a cui accedi tramite il tastino che si trova qui sulla parte destra. Sotto invece Type-C, dietro non c'è la bobina per la ricarica wireless, perché non ne sono dotati questi auricolari. Il peso complessivo è di 45,5 grammi, mentre il peso di ciascuna cuffia sono perfettamente identiche tra di loro, è di 4,2 grammi. All'interno mi piace il fatto, vedi, che c'è questa parte superiore, anche qui in policarbonato trasparente, vedi, qui, che richiama quella esterna sulla custodia. E inoltre, guarda, i bastoncini sono perfettamente cilindrici, quindi hanno una sezione rotonda, e uno dei due microfoni, ciascun auricolare tratta da due microfoni, è posto all'interno di questa apertura che va a proteggerlo dal vento. Ci sono due aperture, adesso te le faccio vedere, però prima guarda come le plastiche all'interno sono opache, invece qui sotto sono lucide. La costruzione è plastica, è buona, ha un aspetto diciamo comunque metallizzato un po' per come è stata colorata. Andiamo a tirare fuori l'auricolare solo destro, i poco pin sono posti lì in fondo. Eccolo qui. Allora, come è realizzato? Vado a rimuovere il gommino a sezione ovale e qui si vede chiaramente che c'è una retina in metallo. Peccato solo che non abbiano dotato i gommini della retina antisporco.
Allora, qui abbiamo apertura per la compensazione, microfono interno, un'altra apertura e qui c'è il microfono. Vedi, ci sono due tacchettine a destra e a sinistra e all'interno è posto il microfono in modo tale da resistere al vento. Qui sotto i contatti. Questa è la superficie touch. Dall'altro lato R. Le dimensioni, qui abbiamo 27 mm e qui abbiamo 25 mm da qui a qui. Il bastoncino delle Realme Buds Air 3 ha la stessa lunghezza delle Huawei FreeBuds Pro. In generale però sono poco più comode per quanto riguarda la vestibilità, perché se vai a vedere bene la capsula è più piccolina rispetto alle FreeBuds Pro. Hanno un aspetto poco più elegante, un po' più fine, per il fatto che non c'è questo grosso bastoncino a forma di parallelepipedo come sulle Huawei, ma qui il bastoncino è perfettamente cilindrico, più piccolo, più arrotondato. Come si indossano le Realme Buds Air 3 con il loro design in-ear a bastoncino, diciamo, più corto? È una vestibilità dal mio punto di vista piuttosto comoda, simile a quella di tanti altri auricolari con capsula a goccia. La stabilità è buona per un uso sportivo, di movimento diciamo medio, quindi non sono super sportive, magari se sono degli sport molto dinamici no, però se devi andare a correre certamente sì. Hanno una buona aderenza e quando vai a premere per dare i controlli che richiedono il contatto con la pelle, quindi se hai un cappellino come nel mio caso e vai a coprire non funzionano, a livello del canale auricolare non si genera moltissima pressione, anche perché i controlli sono molto sensibili, quindi ti basta toccarli appena. Il grado di isolamento acustico passivo, importante per dei auricolari con cancellazione attiva del rumore, è medio-alto. Come vestibilità per questo genere di auricolare ci siamo assolutamente. Impermeabilità IPX5. Quali sono le prestazioni in chiamata delle Realme Buds Air 3? E per prestazioni in chiamata intendo non necessariamente quelle telefoniche, ma anche se le utilizzi per registrare vocali WhatsApp, Telegram, videochiamate, Zoom, Microsoft Teams e anche se utilizzi gli auricolari con i software adatti per registrare, per esempio come microfono per alcuni video. Ok, in alcuni casi ci sono dei software che possono compensare eventuali latenze, o la latenza può non essere un problema, soprattutto se non prendi te direttamente. In questo caso ci sono 4 microfoni, 2 per ciascun auricolare, quindi non stanno utilizzando 6 microfoni, quindi 3 più 3 come molti auricolari a prestazioni elevate, ma solo 4, 2 più 2, di cui un microfono è esterno ed è inserito all'interno di un alloggiamento che cerca di proteggerlo dal vento, e un altro è interno. Questi stessi microfoni sono utilizzati per la cancellazione attiva del rumore. Che cosa manca? Manca il microfono alla fine dell'asticella, il cosiddetto microfono vocale, perché diventa il microfono esterno il primo microfono durante le chiamate e quello interno raccoglie comunque le informazioni da essere poi elaborate da un algoritmo di intelligenza artificiale AI per andare a cancellare eventuali interferenze, rumore e via dicendo. Alla fine qual è il risultato? Io ho eseguito come al solito delle registrazioni in varie condizioni di uso, in condizioni quindi di silenzio, ti trovi a casa, non ci sono rumori intorno a te, in condizioni di vento, se è all'aperto, vento debole, vento forte, rumore dovute a traffico, quindi rumore su frequenze più o meno basse, 85 decibel, poi 100 decibel, e poi quando invece ti trovi o in un locale o anche a casa e ci sono molte persone che chiacchierano intorno a te. Andiamo a vedere come si comportano, lo faccio spesso, magari chiaramente se mi segui sai di cosa parlo. Condizioni prima di silenzio. Prova di registrazione con le Realme Buds Air 3 in condizione di assoluto silenzio. Non c'è fruscio di fondo, è abbastanza silenziosa
sulle pause la registrazione. La voce ha una buona intensità, però devo dire non è proprio naturale al massimo, però è pienamente comprensibile. In condizioni di vento debole. Prova di registrazione con la Realme Buds Air 3 in condizioni di vento debole. Il rumore del vento debole, in questo caso sotto i 5 metri al secondo, è stato ridotto abbastanza bene e la voce è pienamente chiara, si capisce quello che sto dicendo, anche se resta un pochettino di vento. Vento forte. Prova di registrazione con la Realme Buds Air 3 in condizioni di vento forte. Ok, in questo caso il vento è forte. Quello che resta dopo la cancellazione del rumore del vento grazie all'algoritmo è qualcosa che ancora si riesce a sentire chiaramente, che un po' disturba, però la voce resta comprensibile, quindi anche in caso di vento forte non ci sono particolari problemi. Nel caso di un rumore a 85 decibel. Prova di registrazione con le Realme Buds Air 3 in condizioni di rumore a 85 decibel. Qui la cancellazione del rumore è molto buona, piuttosto precisa, e il rumore sparisce quasi del tutto. Rumore a 100 decibel, qui si vede già da come guarda il registrato come all'inizio entra tanto rumore che poi viene ridotto molto bene. Vediamo. Prova di registrazione con le Realme Buds Air 3 in condizioni di rumore a 100 decibel. A 100 decibel. Ci sono alcune parole che si perdono forse, non sono pienamente comprensibili, alcune. Però la riduzione del rumore a 100 decibel, quindi questo è un test difficile, è buona. Stiamo parlando di auricolari di 60 euro con 4 microfoni e non 6. Senza ulteriori sensori per andare a migliorare le prestazioni, quindi accelerometro vocale, sensore osseo se vuoi, non c'è solo un microfono fuori e un microfono dentro e poi un algoritmo che a quanto pare comunque lavora abbastanza bene. L'ultimo test che ho fatto è in condizioni appunto di rumore, chiacchiere, quindi le frequenze non sono più basse, sono più alte quelle del rumore e a 85 decibel. Vediamo. Prova di registrazione con le Realme Buds Air 3 in condizioni di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. Anche in questo caso, sebbene non ci sia una tecnologia particolarmente complessa, riescono a focalizzare la tua voce e a metterla in evidenza, spingendo più sullo sfondo il rumore dovuto alle chiacchiere intorno a te. Quindi è un microfono veramente di buon livello ed è uno dei migliori su questa fascia di prezzo, quindi 60 euro. Considerando pure come Realme ha ottenuto questo risultato, quindi con un auricolare tendenzialmente economico, solo con 4 microfoni, e quindi la maggior parte del lavoro lo fa bene, lo fa l'algoritmo, devo dire è veramente un risultato degno di nota. A me sono piaciute e mi complimento con Realme. Batteria e connettività delle Realme Buds Air 3 come vanno? Per quanto riguarda la connettività c'è poco da dire perché Bluetooth 5.2 il range è buono, anzi direi ottimo, all'aperto arrivano praticamente quasi sui 100 metri di range, al chiuso non ho avuto problemi, né allontanandomi di 2 o 3 stanze né tra di loro. D'altronde sono binaurali, puoi utilizzare indifferentemente il destro o sinistro, si diciamo pongono in configurazione true mirroring, cioè nessuno dei due diventa master e l'altro slave. Infatti l'unica cosa che va a fermare la riproduzione è il fatto che c'è il sensore di indossabilità, però puoi andare a disattivarlo in modo tale che c'è un'ulteriore fluidità se vuoi in questo passaggio. Poi sono multipoint e puoi andare ad attivare e disattivare questa funzione nell'app e si collegano a qualsiasi dispositivo, anche al PC, eventualmente a un notebook e a uno smartphone, ok? Oltre che a dei tablet e via dicendo. Quindi non è che sei vincolato
a un ecosistema, come per esempio con le AirPods o le Galaxy Buds. Per quanto riguarda invece la latenza, ti faccio sentire questo test demo. Ti anticipo che nel primo test con iPhone erano in configurazione multipoint, per dimostrarti che anche se li utilizzi in multipoint hanno dei tempi di latenza buoni, supportano l'AC. L'unica cosa che devi tenere presente è che non memorizzano l'impostazione della modalità gioco, per cui secondo Realme la latenza scenderebbe a 88 millisecondi, per cui se hai per esempio collegato a due dispositivi Realme, diciamo sul secondo dispositivo devi comunque installare l'app e anche lì andare a attivare la modalità gioco, perché è qualcosa che si attiva via software dall'app, non viene memorizzata nelle cuffie, ok? Invece poi con il test sul Galaxy e sull'Oppo erano in singola connessione, sempre con la modalità gioco attiva, che effettivamente dà un boost, cioè un miglioramento abbastanza evidente nelle prestazioni della latenza. Vediamo il test. Niente male. Come al solito la AC viene gestita bene, meglio su iPhone, bene anche su Oppo. Diciamo sul Galaxy fa un poco più fatica, quindi la latenza è leggermente più alta, ma comunque accettabile, ci puoi anche giocare secondo me. Ok, per la batteria a me personalmente disattivando l'opzione volume più nell'app, facendolo suonare a circa l'80%, in AAC però hanno suonato abbondantemente per più di 5 ore con cancellazione attiva del rumore. Quindi diciamo quelli che sono i tempi dati da Realme sono diciamo verosimili, quindi 7 ore senza ANC sono delle durate nella media, non fanno né meglio né peggio di altre cuffie, hanno la ricarica rapida parziale e la custodia ti dà 2 e qualcosina in più ricarica. Se attivi l'opzione volume più, quindi vai oltre il volume massimo a cui già normalmente suonano, è chiaro che devi aspettare una durata più ridotta, no? Come pure se fai molte chiamate, perché qui l'algoritmo di AI che va a migliorare le chiamate consuma, e infatti già Realme sulla carta ti dà solo 4 ore se fai tante chiamate, quindi insomma è difficile poi in un utilizzo giornaliero, se le utilizzi anche per chiamare, andare a prevedere esattamente quanto dureranno. Per capire come sono stati programmati i controlli, sono innanzitutto dei controlli touch e richiedono il contatto con la pelle, perché se utilizzi dei guanti o un cappellino che li copre non funzionano. Ti faccio vedere direttamente come sono state programmate e quali sono le impostazioni nell'app. Quindi rispondono al doppio tocco, al triplo tocco e a tocchettini premuto. Però se per esempio andiamo su doppio tocco, ti rendi subito conto qui che puoi mettere in pausa, traccia avanti, traccia dietro, assistente vocale, modalità gioco o niente, cioè vai a disattivare quel gesto. Lo stesso puoi fare col triplo tocco. Tocca e tieni premuto, esattamente lo stesso, però attenzione, in più in questo caso puoi andare a
cambiare la modalità del controllo rumore, e qui puoi andare a scegliere se far fare lo switch anche con ANC off e trasparenza, oppure scegliere semplicemente ANC on e trasparenza, insomma lo scegli nell'app. Che cosa manca? Manca il controllo del volume, quindi rispondono abbastanza bene, sono precisi a prendere i gesti, però sono incompleti. Come suonano le Realme Buds Air 3? Con il loro driver da 10 mm, collegamento AC in diaframma in LCP, in polimero di cristallo liquido, quindi particolarmente elastico, e modalità di equalizzazione normal che è personalizzabile tramite la ottima app per iOS e Android. Ti faccio ascoltare questo test demo e ci rivediamo fra qualche minuto. Indossa le cuffie. Affermare la vostra motivazione costituisce un deposito enorme. Ma se non siete sinceri, non ci provate neppure. A ciascuna di esse ti domanderai: è questo quel che tanto mi trascina? Avrei certo vergogna ad affermarlo, e se lo stesso farai riguardo alla danza per gli esercizi del corpo, n'avrai il medesimo risultato. Dunque, come suonano le Realme Buds Air 3? Te come sembrano? Ti ho fatto ascoltare questi demo scegliendo come preset normal, cioè equilibrato, perché è quello che preferisco io. D'altronde Realme sul sito pubblica quello che è la risposta in frequenza di questi auricolari, ed è chiaramente di tipo AV, te la mostro qui in sovraimpressione, quindi bassi e alti amplificati, però se guardi bene il range sulle basse e medio-basse frequenze, in cui l'enfasi è evidente, è molto ampia, e infatti è una caratteristica, diciamo, tipica di questo genere di auricolari Realme, anche da precedenti modelli, no? Dove chiaramente indicava un driver di tipo Bass Boost. Qui, se vai a scegliere come preset Bass Boost, ottieni un'amplificazione dei bassi ultra esagerata. A me personalmente non piace, le voci vanno sicuramente in secondo piano, vengono coperte, il sound assume un aspetto perennemente diciamo camuffato, rombante, non mi piace, però c'è a chi può piacere. Io preferisco luminoso, meglio ancora se equilibrato come preset, dove mi sembra tutto particolarmente pulito. I bassi restano comunque diciamo dominanti, potremmo dire, vengono resi molto bene, anche al massimo del volume sono puliti, hanno una buona persistenza, e in generale il sound è potente, con un grado di dettaglio
secondo me più che accettabile per questo livello di prezzo. Gli alti sono sufficientemente brillanti, i medi diciamo comunque si risentono, ecco, un po', soprattutto nella parte centrale, di bassi particolarmente persistenti, per cui su alcuni brani si fa fatica un po' ad ascoltare voci che non risultano particolarmente naturali. Ecco, forse questo è il limite principale di questo genere di auricolare. Però a parte questo, a me personalmente è piaciuto e posso consigliarle. Tra l'altro ti dico che rispondono bene all'equalizzazione. Inoltre mi piace molto quello che Realme fa, cioè ti permette di andare a creare un profilo personalizzato. Io l'ho fatto e devo dire che si nota la differenza quando, dopo aver fatto il test delle frequenze orecchio destro, orecchio sinistro, va a personalizzarli in modo tale da tenere in conto di particolari lacune, mancanze. Non tutte e due le orecchie sentono tutte allo stesso modo tutte le frequenze e Realme può tenerli in conto e esegue una compensazione in modo tale che il suono ti risulti, diciamo, più bilanciato, ecco, tra destro e sinistro. Oltre a questo hanno la possibilità di amplificare il volume direttamente dalla app e devo dire che è un'amplificazione, diciamo, di un circa 20% in più approssimativamente, che io non ho attivato. Sicuramente ha effetti sulla batteria a questo volume molto più alto. Mi ha colpito che uno comunque non si ha distorsione né sulle basse frequenze né sulle alte frequenze, anche a questo volume massimo. La seconda cosa che diciamo forse è eccessivo addirittura, perché personalmente ho dovuto disattivarlo, ci tengo alla salute del mio udito, io ascolto insomma con auricolari True Wireless come minimo un'ora al giorno, tranne forse nel weekend perché le utilizzo durante il percorso casa lavoro, e se ascoltassi a questo volume tutti i giorni penso che nel giro di un mesetto avrei dei danni. Quindi diciamo attenzione con volumi troppo alti, e secondo me hanno fatto bene a limitarlo, cioè in questo modo. Comunque anche se non attivi questo boost di volume risulta già di una buona potenza. Insomma un sound secondo me che piacerà a chi ama un sound pieno di energia, non particolarmente fedele, però con dei bassi con grande carattere e puliti. La cancellazione attiva del rumore del Realme Buds Air 3 come va? Realme sostiene che il limite teorico di questa cancellazione è 42 decibel, quindi dovrebbero avere prestazioni da top di gamma. Per questo voglio farti sentire il confronto con le Huawei FreeBuds Pro, un po' perché tendenzialmente sono adatte entrambe per gli utenti Android, un po' perché sono entrambe multipoint, hanno anche più o meno lo stesso fattore di forma, in-ear bassoncino, e soprattutto per il multipoint poi, questo è qualcosa che molti cercano, non si trova su tutte le True Wireless. Ascoltiamo questo test demo, indossa le cuffie, un confronto tra la cancellazione massima attiva del rumore delle Realme Buds Air 3 e delle FreeBuds Pro settate in modalità ultra. Noise cancelling. Normal mode.
Noise canceling. Off. Dunque, come ti sembrano? Personalmente, anche indossandole io, c'è una notevole differenza di prestazioni tra questi due auricolari, cioè le FreeBuds Pro fanno meglio, molto meglio. Sono almeno tra le migliori per quanto riguarda la NC, tra le true wireless. Le Realme Buds Air 3 sono chiaramente dietro, quindi quale 42 decibel? Qui Realme, insomma, come si dice, l'ha sparata un po' grossa le ho provate con diversi gommini, ho eseguito il test di aderenza dei gommini, ma insomma le FreeBuds Pro sono più capaci. Però il livello delle Realme, per quanto le paghi, perché ricordiamoci che le Huawei costano insomma il doppio, quasi il doppio, è assolutamente dignitoso. Sono prestazioni sulle basse frequenze e anche sulle medio-basse frequenze, direi soddisfacente, cioè si sente chiaramente la differenza tra ANC off e ANC on. Si vede che gli auricolari stanno lavorando, che vogliono lavorare, tentano la cancellazione, è solo che hanno dei limiti dovuti al fatto che devono essere un articolo più economico, anche molto più economico rispetto ad altri. Quindi su questo livello di prezzo, se stai cercando un articolo con la cancellazione attiva del rumore che ecco, non sia giusto qualcosa di buttata lì sulla carta, ma che si senta, te lo consiglio. Quindi ANC dal mio punto di vista ha provato per questa fascia di prezzo un livello medio. La trasparenza è comunque interessante, amplificano bene, non c'è però dal punto di vista software la possibilità di eseguire nessun tipo di personalizzazione, né del livello di trasparenza né del livello di ANC, né ci sono funzioni più avanzate, per esempio non so, la Speak to Chat o altre. L'app è la Realme Link e l'abbiamo già vista altre volte, ti gestisce un po' tutti i dispositivi Realme. Ti ricordo che se sei su Android queste cuffie supportano Google Fast Pair, quindi le vai a collegare in maniera proprio semplice, mettendole in modalità di pairing, avvicinando al dispositivo esce direttamente il pop-up. Nell'app ti compare subito lo stato di carica delle cuffie e anche della custodia, e se una cuffia vedi la metti all'interno puoi andare a eseguire una regolazione audio personalizzata. Ti faccio vedere fra un attimo il controllo volume, on off trasparenza. Puoi andare a scegliere se tramite il gesto sul touch vuoi includere o meno ANC off o fare switch solo tra on e trasparenza. Poi ridurre o meno il rumore del vento, gli effetti, l'equalizzazione, bass boost, equilibrata, luminoso. Manca una personalizzazione proprio che te la vai a fare tu, ci sono solo dei preset. La regolazione audio personalizzata io l'ho già eseguita. La cosa che qui mi piace è che ti fa vedere anche, guarda, nel momento in cui gli auricolari però li vai ad indossare, qual è la riproduzione prima della regolazione audio personalizzata e anche dopo. In questo secondo caso vedi va a riprodurre in maniera diversa le frequenze per l'orecchio destro e quello sinistro, dopo aver visto appunto quali sono le differenze nella percezione delle varie frequenze. Quindi insomma è una cosa che questa mi è piaciuta. Attivi e disattivi la modalità gioco, qui vai a migliorare il volume, hai insomma un ulteriore boost del volume, bello consistente dal mio punto di vista. Attivi o disattivi il multipoint. Test di aderenza degli auricolari per vedere se stai indossando il gommino giusto, se vuoi attivare o meno i sensori di prossimità, e questo anche è utile
se vuoi andare ad attivare la risposta automatica. Ti arriva la chiamata, gli auricolari sono nella custodia, nel momento in cui ne tiri fuori anche solo uno, automaticamente vanno a rispondere alle chiamate. Le Realme Buds Air 3 includono un'opzione per andare a ridurre il rumore del vento, quello che si sente indossando le cuffie quando c'è vento, e praticamente è una sotto opzione della cancellazione attiva del rumore. Realme ti dice che attivando la cancellazione specifica per il rumore del vento si riduce un po' la prestazione generale della NC. Ho eseguito un test che adesso ti faccio sentire anche solo per questa specifica caratteristica e ti invito anche te eventualmente a valutare. Questa è una caratteristica, proprio un dettaglio se vuoi, però voglio fartelo sentire, occorre solo un minuto. Noise canceling. Normal mode. Noise canceling. E siamo arrivati alle conclusioni su queste Realme Buds Air 3. Che dire, cosa manca, cosa non mi è piaciuto e a chi le consiglierei. Che cosa manca? Sicuramente la ricarica wireless, i controlli non sono completi perché manca il controllo volume. La connettività è buona, c'è una app, anche se funziona meglio su Android rispetto ad iOS, dove qualche volta fa dei capricci, cioè non vede gli auricolari. Un momento prima li vedeva, un momento dopo non li vede più e devi andare a ricollegarli. Gli auricolari non memorizzano le impostazioni, per cui se passi da un dispositivo all'altro devi comunque installare l'app per andarli a personalizzare. Per esempio, se vuoi andare a fare il test di ascolto personalizzato, ok? Hanno però una buona vestibilità, impermeabilità, sono per il prezzo completi perché ti danno la cancellazione attiva del rumore, anche se questa è lontana dalle prestazioni che Realme indica. Le prestazioni del microfono sono buone, direi molto buone, considerando che ci sono solo 2 microfoni per ciascun auricolare, considerando il livello di prezzo sempre, è una tecnologia più semplice, più economica rispetto ad altre cuffie. Per intenderci, il microfono fa meglio rispetto alle AirPods Pro, che costano tanto di più, okay? E utilizzano una tecnologia più sofisticata, perché Realme ha azzeccato la tecnologia, cioè l'espediente che utilizza per andare a proteggere il microfono esterno dal vento. Come collocazione molto probabilmente, scelta del microfono, comunque i test sono buoni, mi è piaciuto, anzi mi ha sorpreso, devo dire. La batteria ha prestazioni nella media, è dotata di ricarica rapida parziale, ma soprattutto sono multipoint e non ce ne sono tanti multipoint, quindi insomma interessanti già anche solo per questo. Come sound non è un sound, come dicevamo, particolarmente fedele, non rende le voci, soprattutto quelle maschili, in maniera molto chiara, a volte sembrano essere troppo indietro, troppo in background, no? Però ci sono dei preset di equalizzazione, ascolto personalizzato. Poi alla fine, se vuoi un sound particolarmente raffinato, equilibrato, chiaro, fedele, Realme ancora oggi tende a pompare e a concentrarsi molto sui bassi, ok? Quindi se questo sound a te non piace, comunque non te le consiglio, ok?
In generale però secondo me accontenta la maggior parte di noi, perché comunque è pieno di energia e di qualità, alla fine si mantiene pulito. Insomma, è secondo me un prodotto per la fascia di prezzo sicuramente da consigliare a chi? A chi vuole usarlo per ascoltare musica? Sì, soprattutto se ascolti musica, insomma, quindi EDM, hip hop, rock pop anche, perché no? Ok, sono abbastanza versatili. A chi ha, per esempio, problemi di udito, cioè c'è una notevole differenza tra come senti da un orecchio e come senti dall'altro, perché questo test e la personalizzazione migliorano di tanto la qualità di ascolto, perché le cuffie vanno a trattare in maniera diversa i due, dopo aver fatto il test, chiaramente applicando quel profilo che hai poi memorizzato, e vanno bene se devi farci sport non di grandissimo movimento, però considerando appunto che sono a bastoncino, no? Però c'è l'impermeabilità, l'aderenza è buona, la vestibilità è comoda, puoi utilizzarle per andare a vedere film, per giocare anche a casa, per i viaggi vanno bene perché c'è la NC, vanno bene anche per se sei un pendolare, quindi devi andare in giro perché riducono un pochettino i rumori, restano bene in posizione, ti consentono di fare delle chiamate e puoi anche utilizzarle per lavoro. Inoltre supportano Google Fast Pair, si integrano chiaramente meglio con Android rispetto ad iOS, e anche se stai utilizzando un servizio di streaming ad alto bitrate supportano l'ARC. Insomma, sono un articolo veramente piuttosto completo. Non sono perfette, non sono il massimo, ma non stai pagando, a parte che nessun auricolare è perfetto, però considera pure quanto le paghi, insomma, c'è sicuramente da essere felici che oggi con 60 euro trovi un auricolare che magari un anno e mezzo fa, 2 anni fa, ti costava 2 volte, 3 volte in più. Queste erano le Realme Buds Air 3. Se hai delle domande sei il benvenuto sotto. Io ti auguro buona serata, a presto.